Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Si lascia il laghetto, si prosegue. In 2 minuti facciamo benzina e in altri 20 compriamo l'acqua e qualcosa che ci manca. E in 40 minuti lasciamo la Svezia, entriamo in Norvegia e comincia il nostro viaggio, perché il nostro desiderio era scoprire la Norvegia. Certo, tutti gli altri paesi li abbiamo attraversati, qualcosa l'abbiamo visitata, della Svezia praticamente ancora nulla, la faremo al ritorno. Adesso riforniamo prima di lasciare la Svezia, perché in Norvegia, se non sbaglio, è a 2,20 € e qui alla fine abbiamo rifornito intorno a 1,70 €. Adesso vi dico precisamente a quant'è il diesel. È a 17,59 SEK la moneta svedese. 1,58 1,58 €. In Svezia, ragazzi, rifornite sempre in Svezia, che è uno dei paesi d'Europa con il prezzo più basso. Incredibile, alla fine riforniamo davvero a prezzi ottimi. 1,58 €, meno in Svezia che ovunque. In Belgio era 1,65 €, 1,70 €. No, vabbè, magari 1,45 €, 1,50 € rifornisce anche in Spagna, chissà. Ecco, il distributore è giusto, però anche lì sono 1,60 €, 1,70 €. Comunque, tornando al discorso benzina, è proprio vero che bisogna tastare sempre con mano le cose, perché se leggi su internet ti dice 2,20 €, 2,30 € in Svezia. Se chiedi a Google o lo cerchi su Google è così. E invece riforniamo sempre 1,60 €, vi rendete conto? Per essere precisi ho rifornito a 1,54 €. Bassa, proprio bassa. Speriamo che in Norvegia lo stesso siano tutte dicerie, come si diceva per la Svezia, e si rifornisca sempre intorno a questi prezzi. Sarebbe fantastico, perché dobbiamo farla tutta, sono 2000 km, il doppio dell'Italia, ci dobbiamo rimanere 2 mesi. E 2 mesi a 2,20 €, 2,30 € spostandoti tutti i giorni sono tanti soldi. A 1,50 €, 1,60 €, speriamo. Oslo 158 km, mentre invece per entrare in Norvegia ne mancheranno una trentina, siamo proprio al confine. Siamo entrati in un grandissimo magazzino dove si trovano tutte le marche di tutto, anche della birra, persino la Peroni, Heineken, Carlsberg. Che centro commerciale mostruoso, c'è di tutto, cose mai viste. Guardate questi formaggi in blocco così, mai visti, non so neanche cosa siano. Oh, formaggi, ma c'è di tutto, cose, pezzi di formaggio giganteschi. Vedi, tipo la fontina. Guarda. Dovevamo comprare? 2 cose. L'acqua. No, siamo... Dovevamo comprare solo l'acqua, ma questo supermercato è spaventoso, c'è di tutto, è bellissimo. E oggi non hai neanche la scusa che non hai mangiato, perché hai appena mangiato. Sì, non ho neanche fame. Guarda questo c'erano collante. Magari c'era. Però fa bene fare la spesa. Fa bene fare la spesa? Sì, di buon umore. Beh, perché ci compriamo cose che ci piacciono. Anche oggi è andata bene. Benissimo. Dovevamo spendere 20 €. Che miseria. Non c'è altro? No, non c'è altro. Bene. C'è tutto. Olive qua. Siamo quasi,
13 minuti un parcheggio direttamente in Norvegia. Abbiamo fatto bene a fare questa spesa perché non si sa mai in Norvegia. Ho visto delle macchine norvegesi qui, quindi vuol dire che vengono qui in Svezia. Perché è più conveniente. Probabile, quindi ci è andata bene. 2,5 km al confine con la Norvegia. Eccoci qua, Norvegia, Norge, Noreg. Benvenuti ragazzi, buon viaggio insieme a noi, ce la godiamo. Cerchiamo di farvi vedere tanti posti, abbiamo parecchio tempo, abbiamo anticipato le tappe apposta. Qui ci sono ancora le dogane, ci sono ancora i poliziotti ai confini che controllano. A noi ci hanno lasciato andare, non ci hanno detto niente. Comunque il primo parcheggio a 6 minuti dalla frontiera, già mi è piaciuto, già dal ponte avete visto il mare con queste casette tutto intorno, molto bello sempre. Primo parcheggio della Norvegia ed è proprio quello che io ho sempre visto e sempre immaginato. Questo è quello che si immagina nella Norvegia, sempre sul mare, con questi pontili, tutte le case in queste, ma non si chiamano neanche lagune perché qua entra proprio il mare del nord, è oceano. È bello, eh? È stupendo. Il mare è pulitissimo, l'acqua è limpidissima. Andiamo qui, speriamo di non disturbare. Io mi volevo mettere in un'altra posizione, ma va bene. Comunque, guardate, si potrebbe pranzare anche qui, eh? Sarebbe bello, eh? No, ma queste barchette con questi pontili, le case sul mare, è troppo bello, troppo bello. Rita, è l'una. Prepari il pranzo. Oh, posto strepitoso. Bellissimo, sì. La Norvegia deve essere bellissima. La visiteremo. La visiteremo bene, sì. Panorama dalla nostra finestra. Panorama sopra la nostra tavola. Ottimo, no? Panorama sì. nella nostra bocca. Buon appetito. E a dopo. E ancora benvenuti in Norvegia. Buonasera amici, i nostri pomeriggi, serate, qualche volta sono questi. Ho filmato il pranzo e poi ho lavorato tanto stasera, Rita ha fatto altre cose, Davide guarda un po' di video, legge dei libri. Siamo in un fiordo meraviglioso, adesso sta quasi per piovere, sarà bello anche vedere la pioggia in questo fiordo. E comunque ci godiamo le serate così molto tranquillamente. Anche tu Rita ti sei impegnata, Sì. fatti i piatti. Ho fatto i piatti, ho cercato parcheggi, ho letto. E adesso è ora di cena, adesso inizia la cena. inizia sì. la cucina. Inizia la cucina. Vesto gli abiti della cuoca. Beh, è bello ogni tanto anche stare così tranquilli, ci Sì, piace. rilassarsi. Eccoci qua, una boccata d'aria dopo un paio di ore di lavoro. Posso dire che mi sono già innamorato di questi fiordi, lo posso dire. Ed è il primo che vediamo perché è la prima senatura, il primo fiordo che vediamo. I fiordi sono queste rientranze profonde sulla terra e tutta la Norvegia è fatta così. Da quella parte c'è il mare e qua c'è questa rientranza enorme che poi finisce sulla terra. Perché questi porticcioli qua con le barchette, le case sul mare. Dado, facciamo due passi, vieni. Dicevo, una casettina qui di fronte sul mare con la mia barchetta mi piacerebbe troppo. Mamma mia, gigantesche.
Impossibile fare il bagno qui, pericolosissimo. Ah, una di là, lo vedi? È pieno. Se ti fai il bagno qui le becchi al 100%. Guarda quella di là, enorme. Sì. Tranquilli questi piccoli villaggi nei fiordi. Che belli che sono, troppo belli. Pensate lì, in pieno inverno. Tutto ghiacciato, neve dappertutto. Deve essere un paesaggio fantastico, comunque, col mare. È tutto bianco. E tutte queste casette, questi villaggi imbiancati, deve essere bellissimo. Che strane le case, troppo strane. Villaggi di pescatori. Guardate come si costruiscono le case. Legno, impermeabilizzanti. E basta. Questa è... Si sta costruendo la casa qualcuno, vedete? Ha già il suo porticciolo, bellissimo, tutto in legno. Ma guardate che meraviglia. Quando sarà finito. C'è il suo porticciolo, la sua barca. Guardate, tutto il pavimento e la sua casettina lì dentro. Che bello, Davide! Il tavolino, il fungo per riscaldare la veranda sul fiordo. Cioè, che bello! Ah, bello! Vi faccio vedere già un'altra terrazza. Guardate. Ditemi se non è un posto fantastico. Ditemi se non è bellissimo. Ma questi saranno vicini di caso e la stessa casa. Che meraviglia! Tutti hanno la barca, guardate. Bella barchetta qua sotto. E si possono spostare e visitare tutti i fiordi. Sicuramente si spostano in barca anche per fare la spesa, è più facile forse. Raggiungono altri posti più facilmente, altri fiordi. Mi piace tanto questo posto. C'è meraviglioso, Tanto bello. innamorato. Se ci fossero queste temperature tutto l'anno e qui non arrivassero a meno 15, meno 20, mi trasferirei adesso. Avresti già la tua casetta qua. C'è, che meraviglia. Solo che il tempo è assurdo, sta per piovere, dobbiamo già rientrare. Che peccato, appena uscito, sta già piovendo. Dobbiamo rientrare in camper. Volevo farvi vedere un'altra cosa velocemente. Vedete, un altro porticciolo, il villaggio che continua. Vabbè, lo esploriamo domani. Bandiera norvegese. Guardate che posti. Che sfiga, tutta la sera lavorando in camper, esco un secondo per farvi vedere queste bellezze e inizia a piovere. E qui piove sempre. E allora rientriamo di corsa e ve lo faccio vedere domani. Porca miseria. Rientrati in camper, sfigati persi, bagnati. Porca miseria. Vabbè, tu cosa hai fatto nel frattempo? Io ho fatto le melanzane che ho messo al forno e la caprese. Adesso preparo il pesce, l'insalatina è già pronta. Io ho fame. Ma va? Eh sì, ho lavorato tutta la sera. E adesso ci godiamo i fiordi con la pioggia dentro il nostro camper. Le persone molto gentili e ospitali mi hanno indicato dove andare, che me ne stavo tornando indietro. E invece una signora mi ha detto praticamente no, qua puoi continuare. E allora sono passato, li ho salutati e hanno salutato col sorriso, molto tranquillo. Bello così. Quando non si è desiderati non è molto piacevole. Siamo arrivati all'ora di cena, 8:15 in TV, forse ci guardiamo una partita di Sinner al secondo turno e ci mangiamo tutto. Rita, porta il pesce. Ci mangiamo tutto. Porta il pesce, Rita, sto morendo di fame. Vamos. Siamo arrivati anche oggi all'ora di cena, sono le 8:10. Pesciolino. Drizza la schiena. Pesciolino. Caprese, melanzane. Noi. Fiordi, ragazzi, e fiordi. Panorama. Dai, a domani. Domani, buonanotte. Se il proprietario di quella casetta che piace a me sta guardando il video, scrivilo. E te la regala, tu l'accetti. Sì, donazione. A domani. Ciao. Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Salutiamo il nostro primo fiordo norvegese e andiamo a cercare un'area sosta gratuita
a una quindicina di minuti per poter scaricare cassette grigie e poi caricare acqua. e caricare anche acqua. E poi andiamo verso Oslo, la capitale della Norvegia, la visiteremo e poi abbiamo tutto il tempo di fare la costa e visitare tutti i fiordi, perché il primo mi ha fatto innamorare, immaginatevi tutti gli altri. Avete visto che belle le case, tutte in legno, e dovete sapere che l'edificio più alto del mondo in legno si trova proprio qua vicino a Oslo, magari lo vedremo più avanti. Ed è alto ben 90 metri. E comunque abbiamo visto il prezzo del gasolio, il primo distributore, abbiamo fatto il calcolo. Qui ci sono i NOK, in Svezia erano i SEK. E il NOK è una corona norvegese ed è 0,087 e il gasolio era 19,40 per 0,087 è 1,54 euro al litro, sempre meno che in Italia, ragazzi. Abbiamo trovato anche il secondo distributore, ragazzi, che era a 21,89, mentre quello precedente era 19 e qualcosa, e 21,89 per 0,087 da 1,90 euro. Quindi già i prezzi si sono alzati. Abbiamo raggiunto la cittadina dove c'è l'area sosta gratuita per poter fare i servizi. Adesso bisogna fare il serbatoio della cucina. area sosta trovata e c'è tutto, per fortuna possiamo caricarci acqua e scaricare grigie e cassette. Adesso scende anche la Rita, mi aiuta, eccola qui, è il giubbottino, c'è caldo? Sì. Bene, grigie fatte, adesso scarichiamo la cassetta e ci carichiamo l'acqua potabile. Grazie al comune per i servizi, proseguiamo 30 minuti, ci riparcheggiamo in direzione Oslo. 25 minuti e ci riparcheggiamo di fronte al mare. Una cosa importante che non vi ho detto è che ci siamo registrati, abbiamo creato un account a ePass24, serve per le autostrade svedesi e norvegesi. Si inserisce i dati del veicolo, la targa, una mail, un numero di telefono, la carta di credito. Praticamente in tutti i caselli ci sono le telecamere che prendono la tua targa e anziché fermarti fare il solito pagamento, qua non esiste, ti scalano direttamente i soldi dalla carta di credito ed è conveniente perché senza questo ePass24 ti arriverebbero tutte a casa con i ritardi dei pagamenti, con le spese di spedizione, quindi spenderesti molto di più. Perché potresti circolare in Norvegia senza fare nulla, però poi ti troveresti, come ho appena detto, tutti i pagamenti maggiorati spediti a casa. Ci troviamo a Fredrikstad, così vi ho nominato anche un comune qua in Norvegia. È brutta la Norvegia, ragazzi, molto brutta. Guardate dove parcheggiamo adesso per pranzo. Questo, ragazzi, è il nuovo parcheggio per pranzare, per ragionare, per dormire e poi ci avvicineremo a Oslo. Sono stanco, siamo stanchi. In questo viaggio abbiamo visitato tante grandissime città, tanto stress con mezzi pubblici, con grandi camminate. Abbiamo voglia di fare piccoli villaggi, parcheggi come questo. Però passare anche vicino a una capitale e non visitarla mi scoccia, mi secca, mi dispiace proprio. Perciò credo che Oslo la visiteremo e poi faremo solo parcheggi così, tutta la Norvegia.
Dado, vieni a vedere questa scultura in legno. Che figo. Fa paura, eh? Questa la mettono davvero proprio, vedi, rivolta verso l'esterno della casa, verso la strada, proprio per contro le maledizioni, per proteggersi. Qui trasportavano i tronchi, la legna. Sembra abbastanza abbandonata, però poi ci sono animali fuori. Sono anatre, oche, tanta legna, quindi abbandonata non è di sicuro. Anche Dado la pensa come me, mi ha appena detto la Norvegia è una cosa mostruosa. Vedete, queste erano sicuramente le persone che lavoravano in questi fiordi, in questi corsi d'acqua e trasportavano legname, chissà. Un barile pieno di dinamite. No, caro Dato. Dai, no. Questo è un barbecue. Attento che esplode. Barbecue perfettamente funzionante. Non ce n'è dinamite? Sono papere, anatre. Sono anatre piccoline. Anno di costruzione 1960, servita per trasportare, come rimorchiatore per trasportare il legname, che grazie alle sue dimensioni ridotte riusciva a passare in un piccolo tunnel, comunque, dove c'era un ponte e riusciva a passarci sotto. Quanto legname è riuscita a trasportare in questi fiordi. Motore da 6,5 litri, 4 cilindri. Guardate anche questo parcheggio, si potrebbe parcheggiare il camper qui. Guardate, camper di lungo qua, panca, il posto per fare il fuoco di fronte a questo. Ci sposteremo e vengo a parcheggiare qui. No, ogni volta che entrate entra anche una mosca. La ammazzeremo, Rita. Cosa ci hai preparato? Facciamo la pasta con i broccoli, gli hamburger, poi ho fatto i funghi e l'insalata. Ok. Io ho risposto a un paio di commenti qua di fronte a questi... come mi viene da chiamarli laghi, ma è mare. È mare, È sì, mare. è mare. È un po' reso lago Dalla conformazione Dal fiordo. del territorio. dal fiordo, dalla vegetazione. Comunque Dalla Davide... conformazione del territorio. Comunque Davide ti ha regalato un Hai pendante. visto? Bello, con gli orecchini poi ci sta Sì. perfettamente. Questi sono di Francesca, grazie Francesca. Signori del Louvre, se volete degli oggetti da esporre, contattatemi, ve li cerco. E ve li cerco, ne ho trovato uno in 11 anni, prima di riempire quelle gallerie. Non è vero. Ha iniziato a piovere, ma a noi poco ci importa, anzi, è ancora più bello. L'acqua sul mare. Devo chiudere velocemente. Oh. Ci siamo, Rita. Ci siamo? Ce la compriamo una casa in Norvegia. No? Troppo freddo d'inverno, è bello adesso, ma... Sì, sì. Adesso è meraviglioso, ma dura troppo poco. Il nostro quadro, il nostro cibo, il nostro amore che ce l'ha preparato. Ci vediamo dopo il riposino, amici. Cosa dite? Me lo faccio oggi con questa giornata? Un'orettina di mansardina. Momento corsa, 4:30 della sera. Dopo il riposino, faccia i denti lavati, si corre 30 minuti.
Guardate amici quella casa lì in alto sulla sinistra marrone, sotto le rocce, che spettacolo. Anche oggi siamo arrivati all'ora di cena ragazzi, per fortuna dico. Guardate cosa ci ha preparato la Rita, eh? Questo è il piatto di chi è? Di Dado. Ah, di Dado. Tu ne vuoi di più? Vabbè. E questo è un bel polpettone che ci ha preparato la Rita al forno, ripieno con uova, fantastico. Ottimo, ottima cena. In Provala TV prima. è buono. In TV tennis, bicchiere di vino, felici. Perfetto. Panorama ne abbiamo, un quadro. Non è che abbiamo panorama, abbiamo un quadro. Ci vediamo domani ragazzi, credo che ci sposteremo da qui, anche se ci rimarrei un mese parcheggiato, ma dobbiamo andare a Oslo, vogliamo farvi vedere la capitale, vogliamo vederla anche noi. Poi solo fiordi e costa sino a Capo Nord. Mamma mia, ho visto certe foto oggi dei fiordi più famosi, dove praticamente tutti si fanno le foto, li trovate nei vari social, se li cercate fiordi famosi e fanno vedere sempre quelli. Pazzeschi, pazzeschi, non vedo l'ora di arrivarci. A domani. A domani. A domani Rita, grazie per la cena, ciao Prego, Dado. non c'è di che. Dai, tutti a tavola, forza e coraggio.